vedi il porcino e impazzisci. Vieni a vedere questo, Andrea! Ma che brava! Sì, ci siamo! Ciao amici del bosco, oggi andiamo a cercare i funghi e lo facciamo con il nostro micologo di fiducia, Andrea Chechi. Bello, mappa, bellissimo. Purtroppo anche con i funghi funziona così a chi ha il porcino più grosso. In questo video avremo tanti consigli per essere efficaci nelle nostre ricerche e anche per trattare i funghi in modo corretto, sia quando andiamo per il bosco, sia quando arriviamo a casa e dobbiamo cucinarli. No buono! No buono. Ti piacciono i funghi? Allora devi mettere un like a questo video. Andiamo a cercare porcini ma anche altri funghi interessanti. Ci facciamo dare tutti i consigli per trovarli più facilmente nel bosco e anche per trattare il bosco e i funghi in modo corretto. Come si guarda il bosco, tipo ecco in questo caso qui vedi che sto andando in questa direzione qui, perché? Perché la luce è sempre alle spalle. Quindi la luce che poi entra sotto le foglie ci aiuta a individuare qualche forma anomala e cose così, anche se in realtà l'ideale sarebbe quello di cercare sempre funghi in salita. E ci vuole questo sguardo diciamo un po' a radar. Beh, il segreto è quello di andare sempre molto piano, guarda molto bene. Sono sempre più i funghi che si lasciano nel bosco che quelli che si trovano. Due occhi vedono meno sempre di quattro, quindi se si sta diciamo a una certa distanza si riesce a coprire un certo raggio diciamo un po' più d'azione un po' più grande. Cerchiamo insomma ecco dove la zona dove potrebbe essere un po' più umida e quello ce lo diranno le eventuali nascite che troviamo. Si dice che te quando vai nel bosco devi tarare l'occhio e si tara col porcino. Respiri aria, ti muovi, che non è camminare in piano ma adattarsi al terreno e fa bene a tutto, al corpo, alla mente e allo spirito. A me mi garbano fungaci, sull'anello si vede l'impronta delle lamelle. E i porcini vanno a toccare qualche corda veramente atavica. Purtroppo sì, per i porcini la gente ci muore, tanta gente purtroppo muore. 11 mesi all'anno uno vive in ambienti che non sono quelli dei boschi e poi questi 15 giorni che ci sono porcini tutti nel bosco si riversano e chi si avvelena e chi cade nel crepaccio e chi c'ha il malore. Ecco, io la paragono molto spesso alla corsa all'oro, che ora la gente forse, speriamo, si sfoga, tira su tutto e poi dopo mi lascia i miei boschi con tutti i miei fungacci, tutto quanto l'ottobre, il novembre, il dicembre. Yeah! I funghi in realtà vogliono farsi trovare dagli animali perché li aiutano a distribuire in giro le loro spore. Sarà per questo che spesso è più facile trovarli vicino alla strada, nelle zone più frequentate, piuttosto che negli anfratti nascosti del bosco. I funghi si trovano molto spesso lungo sentieri anche per il discorso delle spore, perché magari coi cestini te passi più volte in quella zona lì, vengono a essere rilasciati, quindi è molto probabile che intorno al sentiero dove si passa poi nel sentiero non ci guarda nessuno perché qui ci sono passati tutti. Invece te fai un metro e ti cambia il mondo. Quindi noi cercheremo di utilizzare questa strategia addirittura vicino al parcheggio. Ma qual è il momento più giusto per andare a cercare i funghi? C'è chi si affida alla luna e in realtà quello che dobbiamo controllare sono i fattori meteorologici. Si è notato che non è tanto la luna quanto proprio le condizioni atmosferiche, quindi più che la luna fanno le condizioni atmosferiche. In autunno i boschi possono essere frequentatissimi, ci si può sentire dentro un bosco come in una spiaggia a Ferragosto, ma tutte queste presenze fanno danni al bosco e fanno danno ai funghi? La raccolta dei funghi non è così ecologicamente dannosa, è stato fatto proprio anche lì un monitoraggio tra zone dove venivano raccolti i funghi e dove la foresta veniva lasciata illibata e è stato notato che sulle crescite non influisce la raccolta, ma influisce l'eccessivo calpestio, dove si va a schiacciare primordi che non si vedono, quindi magari una riduzione delle nascite ci può essere. In fin dei conti il micelio sta sotto, specie dei simbionti come i porcini che si legano all'apice delle radici, quindi stando sottoterra diciamo che il danno ecologico è piuttosto ridotto. Empiricamente, largo si dice che sapore mite, russula buona, sapore piccante o acre non buona. Pezzettino di lamella si mette sulla punta della lingua e si mastica lentamente facendo andare leggermente
giù, almeno 20-30 secondi. Questa ha sapore mite, sa di nocciola, però ci sento un po' di piccantino ora, tardivo. Quindi, cosa hai trovato? Allora, questi qui che crescono sul legno, questa è una Desarmillaria tabescens, che fa parte delle famigliole. Famigliola che di solito c'è l'Armillaria mellea, la Ostoie, che hanno l'anello, appunto Armillaria da armilla, anello. Desarmillaria perché non ha l'anello. Questo è un fungo commestibile, come le altre famigliole, dopo bollitura, almeno 20 minuti, buttare l'acqua, scolare, lavare. È un po' più lunga rispetto agli altri funghi. C'è un pericolo di confusione con l'Omphalotus olearius, che condivide anche lo stesso tronco talvolta. Io l'ho trovato anche sullo stesso tronco, fungo commestibile previa cottura e trattamento, fungo tossico anche da cotto. Purtroppo prima di trovare funghi abbiamo trovato questa roba qua. Ancora c'è gente che butta i rifiuti nei boschi. Ci vuole pazienza e fortuna. Magari fai 3 chilometri, non vedi un fungo, poi in quell'angoletto, trum, speriamo che capiti anche a noi, no? Cominciamo a trovare qualcosa di interessante. Qui abbiamo un piccolo porcino parzialmente mangiato, ancora un po' piccolo, lo lasciamo qua, ma lui ci dice che ci sono le condizioni giuste per sviluppare i porcini. Vieni. Che hai trovato? Vieni Francesca, vieni. Wow! Che bei colori! Guarda che bello! Colore meraviglioso! E questo è buono! Amanita cesarea, degna di un Cesare, da quanto è buona. Wow! Allora la raccolgo! Assolutamente sì, questo è uno dei 2 funghi che si possono mangiare crudi insieme alla fistulina epatica. Ottimo commestibile. A me piace più del porcino. Lo vedi dalla carne, la carne di questa è sempre gialla. Bellissimo! Qui ce n'è un'altra, gambo e cappello vanno benissimo. Li metti sotto acqua corrente, li lavi bene, ok? Poi li asciughi bene, li affetti. Buono! Questo si può mangiare crudo, il porcino no invece. Ve lo dico, questo lo cercavo più del porcino. L'ovolo io lo prendo, lo lavo, lo pulisco sommariamente, dopodiché lo si mette sotto acqua corrente e poi dopo si asciuga. Lavato bene, asciugato bene, lo faccio tutto a fettine. Poi consiglio di mettere un po' di sale, a me piace l'aceto, c'è chi ci mette il limone, e si gira di modo che si sciolgano un pochettino. Poi si mette peperoncino a piacere e olio extravergine d'oliva, logicamente locale. Una favola. Lo senti come buono? Io lo sento... certo, sì, è persistente. Quali sono le caratteristiche da controllare per essere sicuri di aver trovato l'Amanita cesarea? L'Amanita cesarea è un fungo, diciamo, abbastanza inconfondibile se si guardano questi caratteri. Allora, la volva, come si vede, è bella grande e un po' incrossata alla base. C'ha sempre questa specie di bulbetto. La carne è sempre gialla, come le lamelle. È l'unica amanita, di tutto il genere amanita, è l'unica che ha questa carne gialla. Poi ha il bordo pettinato, che questo è fondamentale, e poi chiaramente questo colore, che può essere comunque da giallino chiarissimo a arancione molto scuro, quindi il colore è sempre molto variabile. Però bordo pettinato, carne gialla. Se tutti i funghi si mettessero d'accordo e dicono: oh ragazzi, ci avvertono il 14 di settembre alle 15 nella località tot, veniamo, sa che non c'è gusto, invece no, è lì ognuno si fa la strategia, io sono stato più bravo. È un po' come i pescatori, poi alla fine non è che sono stati più bravi, sono stati solo più fortunati. Ne ho trovato un altro! La Franci ci ha fatto l'occhio e ci inizia a prendere gusto, vero? Eh sì, è molto più vistoso del porcino, quindi bello, eh? mi risulta anche un po' più facile vederlo. Bello, mappa! Questo fungo, quando è chiuso, si può confondere con l'Amanita falloide, che invece è il fungo velenoso con cui non dobbiamo sbagliarci. È per questo che è vietato raccoglierlo quando è ancora chiuso. Ma questo è l'ovolo buono. Continuiamo con la serie dell'Amanita cesarea. Sembra proprio un uovo alticamino. Guarda che bello. Ah, bello. Ho appena scoperto che l'Amanita continua a crescere anche dopo raccolta.
Quindi proviamo a spiarla stanotte e a vedere se crescerà ancora. Un primordio di un altro fungo commestibile. Qui già si vede Non una è la specie di mazza umbone. di tamburo, no? Brava Franci, vedi? La Francesca ha capito esattamente che fungo diventerà questo qui, anche se non gli assomiglia granché, è vero? Queste sono le due specie di porcini che abbiamo dalle nostre parti. Ok. Questo è quello più scuro, è un Boletus ereus, e questo qui è un Boletus estivalis o reticulatus. Sono due nomi che tutti e due invalidi, però insomma questi sono i classici estatini, oppure la miata li chiamano biancucci. Anche se sono tutti quanti mangiati, si possono notare le due caratteristiche di questi due funghi. Questo da questa parte è il Boletus ereus, cuticola nera, abbastanza liscia, talvolta con riflessi bronzati, da lì bronzino, e un reticolo piuttosto fine e piuttosto scuro, mentre questo è Boletus estivalis o reticolatus, già il colore è più chiaro, la reticola è più feltrata, diciamo che aggrappa un po', e soprattutto reticulatus per il reticolo in rilievo che si vede alla base del gambo. Non bisogna mai perdere la fiducia, ci vuole fede. Vieni a vedere questo, Andrea! Ma che brava! Sì, ci siamo! Quanta soddisfazione da trovare un porcino, Wow! Franci! Wow, guarda! Alla fine non era nemmeno così piccolo. Ed effettivamente, come avevamo ipotizzato, il fungo l'abbiamo trovato nella zona più vicina alla strada, dove le persone pensano che siano già passati tutti. Non ci si crede. Non ci si crede. Aiuto. I porcini ci so, è che vanno trovati. Ma sei iscritto al Bosco di Ogigia? Se non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale. A te non costa niente e a noi aiuta tantissimo. Viene il dubbio. Questi sono quelli che ti fanno tirare il famoso stolzo. Ok. No buono! No, buono. Ah, Questo ok. c'ha un viraggio blu, viola. Però C'è un bello. po', sì, è bello. Bello carnoso, non ha neanche sapore, perché qui c'è l'effetto dell'ossidazione. Questo è Caloboletus radicans. Da sopra sembravano uguali, sti maledette boletacee ingannevoli, però se te le rigiri vedi che il gambo è completamente rosso. Boletus satanas, non commestibile, probabilmente tossico, ma insomma comunque nessuno mangerebbe un fungo rosso. Probabilmente si è colorato di rosso proprio per dirti no, non mangiare, non mangiare. Bisogna applicarsi per moricofunghi, cioè, nel senso, io non lo dovrei dire, però insomma a un certo punto è selezione naturale, perché una volta che hai riconosciuto la manita falloide, che è l'unico veramente tossico, impari a evitare quello lì. Quell'altro sono sindromi che ti mettono giudizio, come si dice in gergo, però non ti uccidono. Magari dopo non l'assaggi più funghi per tutta la vita. La discriminante è quello potenzialmente mortale, è quello assolutamente da conoscere e da evitare. I funghi d'autunno e i fiori di primavera sono spettacolo che a me mi apre proprio il cuore. Li chiamano funghi duri. Questa è una russula delica. È un fungo bello compatto, infatti per questo lo chiamano funghi duri, senti. Come comportarsi in cucina con i funghi? Che a parte Amanita cesarea e Fistulina epatica, in questa zona si trovano soltanto questi due funghi che si possono mangiare crudi, sempre ben lavati sotto acqua corrente e poi tamponati. Mentre per tutti gli altri funghi, compresi anche i porcini, è buona regola sempre fare questo tipo di trattamento. Si prendono esemplari sempre belli e giovani, si toglie la parte con la terra, eventuali parti un po' bacate, cose del genere, come si fa con una mela. Se una mela magari c'è una piccola maccatura, non è che si butta tutta, si toglie la parte, poi facendola a pezzettini si vede se è larvato. Se è larvato oppure diventa un po' scuro, vuol dire che c'è la batteriosi, è meglio darli. Esatto. Quindi giovani, sani, si prendono lavati, asciugati, tamponati con panno di cotone bianco, ancora meglio, asciutti, padella larga. Okay. No pentola alta, padella larga, fuoco bello alto, si mettono i funghi così tagliati a pezzettini senza niente. Loro fanno acqua, a seconda di quanta ne contengono, si mette un pizzico di sale, si fa ritirare l'acqua a piacimento, a chi piace più lento, a chi piace più ritirato, dopodiché si ferma il gas. Facciamo freddare, si mettono nelle apposite vaschette d'alluminio e le possiamo tenere in frigo 1 o 3 mesi se è freezer. Se è congelatore possono durare anche un anno.
Però insomma, ecco, tanto i funghi non vanno mangiati molto spesso, quindi è bene utilizzare il minimo prelievo, cioè quello che ci serve per fare il buon piatto, il resto si lascia alla natura, insomma, ecco, quindi una minima quantità. Questa che ci hai spiegato è la ricetta base per rendere commestibili, che non ci diano problemi, tutti i funghi. E dopodiché li mettiamo come vogliamo, li utilizziamo per tutte le ricette che Si vogliamo. possono, per dire, una volta scongelati, si fa il soffrittino, si mettono i funghi e ci si fa, oppure si possono macerare e farci crostini, oppure si possono utilizzare come condimento con la pasta, oppure li puoi aggiungere al sugo, oppure si fa un soffritto, ci mettiamo 2 uova, insomma, ecco, spazio alla fantasia. Okay. Quando usciamo a cercare i funghi non sappiamo mai come andrà, ovvero cosa troveremo, se troveremo qualcosa. Sicuramente è sempre una vittoria perché avremo fatto una bellissima passeggiata in mezzo alla natura e quindi ne vale la pena. Oggi per me è andata molto bene, i porcini non sono molti ma li abbiamo trovati e abbiamo trovati anche questi altri fantastici ovoli che sono ancora più buoni. Quando andate a cercare i funghi, mi raccomando, fate i bravi, ci sono delle regole da rispettare, ci sono dei limiti nelle quantità da raccogliere, ci sono delle zone nelle quali non possiamo andare a fare ricerca e poi in genere serve un'autorizzazione della regione. Andrea, grazie di questa passeggiata, io Grazie a direi voi. di tornare presto a farne un'altra e disposizione. andiamo a cercare qualche porcino in più, non perché siano i funghi migliori, ma perché è un po' questa mania, come dicevi tu, no? Questa cosa che atavica dobbiamo la febbre trovare. del porcino. Però poi scopriamo anche le altre cose buone che ci sono nella natura. Ciao, al prossimo! Ciao ciao.